Zolfara non esiste più. Non esistono più le infelicità, le umiliazioni, le prepotenze, gli sfruttamenti, le morti di centinaia di carusi e minatori siciliani per l'arricchimento di pochi. La Zolfara rimane però un simbolo in Sicilia, un'immagine evocativa che si cristallizza in impianti, forni GIL, cunicoli malmessi, ruderi industriali in massima parte fatiscenti, campagne segnate e contaminate. La cultura della Zolfara è oggi quasi del tutto sconosciuta. Anche per chi vive in Sicilia, le storie di miniere, di zolfatai e carusi, di modi di vivere oltre i limiti dell'umano, sono narrazioni ammantate di un'aura antica e rarefatta. Lo zolfo però qua in Sicilia si estraeva fino alla fine degli anni 60, se non oltre. Fino al 1958 a Gessolungo, a qualche chilometro da Caltanissetta, in miniere per lo zolfo si moriva, in condizioni non molto diverse da quelle di 50 anni prima. Qui siamo dentro il Museo della Zolfara. Questo museo si è potuto realizzare grazie all'opera sia scritta che fotografica che ci è pervenuta da quella signora che vedete lì a cavallo. Questa signora, una certa Louise Hamilton Caico, figlia di papà irlandese e di mamma francese, nasce a Nizza, poi si trasferiscono a Bordighera nel nord Italia, dove lì conosce un nostro conterraneo, un certo Eugenio Caico, figlio di Cesare Caico, possessore qui a Montedoro di una serie di miniere. I due ovviamente si innamorano, si sposano e si trasferiscono qui in Sicilia. Questa donna praticamente, siamo nella seconda metà del 1800, una donna fuori dal comune per come noi eravamo abituati a vedere le nostre nonne, i nostri progenitori. Una donna che vedete lì raffigurata a cavallo, prerogativa solo degli uomini. Una donna che anziché portare quelle vesti nere lunghe e lo scialle nero rigorosamente in testa, perché per quel periodo già far vedere i capelli a un uomo era motivo di vergogna, era motivo di pudore, vedere una donna del genere che va a cavallo, che porta i pantaloni, il cappello alla francese, ovviamente è un qualcosa di completamente estraneo per quella che era la nostra realtà, la nostra cultura. Una donna quasi quasi da allontanare. Per me è stata una delle prime femministe perché dall'alto della sua cultura europea, perché sapeva parlare e scrivere benissimo l'inglese, il francese e l'italiano, ha voluto sempre voler affermare il suo essere donna. Lo zolfo ha dato sostentamento a intere comunità, a paesi e famiglie fino alla generazione dei nostri nonni. È stato l'unico vero patrimonio culturale, economico e commerciale dell'isola per almeno 2 secoli. Oggi però nessuno ricorda della Zolfara, un po' come se non fosse mai esistita. Questo museo consta di 2 parti, come vedete una parte fotografica e una parte di plastici. Nei plastici praticamente vengono rappresentati degli spaccati della vita quotidiana del paese o comunque della vita che si svolgeva appunto dentro le miniere. Viene rappresentato uno spaccato della vita quotidiana del nostro paese e come vedete si vedono persone prettamente anziane, non ci sono ragazzini, non ci sono bambini perché ovviamente in questo momento stanno lavorando tutti in miniera.
le miniere i nostri carusi, quindi questi bambini, scendevano praticamente nudi per diversi motivi, uno di ordine pratico, insomma, perché avevano i vestiti, li imbrattavano di sudore e diventavano così duri con la polvere di gesso da non poter lavorare, ma anche per preservarsi i vestiti, perché si era così poveri che ovviamente il vestito se lo dovevano preservare per tutto il tempo, per passarlo addirittura anche ai fratelli. Non c'era distinzione di sesso per scendere dentro le miniere, quindi sia ragazzini che ragazzine scendevano dentro le miniere già all'età di 7-8 anni. Quindi immaginatevi lì sotto delle ragazzine e dei ragazzini praticamente nudi con persone adulte praticamente nuda nel buio della miniera, cosa poteva succedere, insomma. Per preservare la memoria materiale e immateriale mineraria in Sicilia, Italia e Europa, è nato Astra, un percorso progettuale che dà voce e forma a questa insolita forma di patrimonio culturale e a chi ancora oggi se ne occupa. Infatti, contrariamente alla dimenticanza, girando per la Sicilia, di tracce se ne trovano in abbondanza. Non soltanto uomini, donne, bambini sfruttati fino allo stremo, ma anche paesaggi usati e cambiati per sempre, ancora oggi ingialliti e bruciati. Montagne spaccate, sbancate e tanti altri segni di lavoro, da utensili a interi edifici lasciati lì, a pochi passi dalle vecchie miniere. Dei minatori era un animaletto che noi fa un po' ribrezzo, un po' schifo, ed era il topo. Il topo era importantissimo per i minatori perché il topo, per sua natura, intanto avverte subito il pericolo, quindi un pericolo di crollo, ma cosa ancora più importante, per sua natura trova subito la via d'uscita. Quindi immaginatevi in un momento di panico, in un momento diciamo vicino al crollo, se non c'erano i topi che portavano fuori questi minatori, rischiavano di rientrare dentro le miniere andando a trovare la loro morte. Intere comunità rurali, paesi, piccole città come Montedoro, Comitini, Aragona, sempre più desertificate, vuote, che al crollare delle economie minerarie hanno visto i propri uomini e donne mettersi in marcia e migrare, spesso paradossalmente, proprio per lavorare in altre miniere, fin su, in Belgio e nel nord Europa. Un altro animale che loro era molto utile, che loro si portavano dentro le miniere, erano degli uccellini dentro le gabbiette, perché nelle nostre miniere, ma un po' in tutte le miniere, sia di carbone, sia di sale, sia di zolfo, c'era la presenza di un gas che era completamente inodore, il cosiddetto grisù. L'uccellino, avendo dei polmoni molto piccoli rispetto all'uomo, bastava che inalava un attimino un po' di questo gas, o si assopiva o moriva. Quello era il segnale che lì sotto praticamente c'era questo gas, quindi meglio scappare. Voice Storytelling è un racconto visuale nato per rievocare origini, ricordi, luoghi di miniere italiane e siciliane, per celebrare e diffondere storie di comunità che, tra tante mancate opportunità e abbandono, hanno invece saputo reinventare i propri ruderi post-industriali in patrimonio culturale, in creatività, in crescita, proprio come a Montedoro.